Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Innanzitutto vi ringrazio perché siete sempre più numerose, per cui per me è una cosa molto bella perché apprezzate i miei tutorial. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. Era da un po' che volevo realizzare questo tipo di lavorazione. Ce ne sono tantissime in giro. Io ho deciso di creare questo modello perché mi piace moltissimo. Come punti di lavorazione ho utilizzato il punto alto, punto basso e poi dei giri contornati con cucitura con l'ago tirafettuccia. Ho inserito dei manici, una tracolla per poterla portare in due diversi modi. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Vi illustro adesso l'occorrente per questa borsa. Partiamo dal cordino. Io utilizzerò tre varianti di colore e anche un progetto che può servire tranquillamente anche quando ci rimangono dei rimasugli di cotone, anzi scusate, di cordino e non abbiamo come magari sviluppare una borsa. Infatti ne serviranno 100 grammi per colore, solo del blu circa 150 perché verrà contornata e il colore prevalente nel mio caso è il blu, per cui 350 massimo 400 grammi per questa borsa andranno benissimo. Io infatti utilizzerò questi tre colori che mi piacciono moltissimo e oltretutto non spreco nulla per cui posso riutilizzarli. Dopodiché ci serviranno anche due manici. Io sempre per il discorso che la borsa verrà contornata e il colore prevalente sarà il blu, li ho scelti in blu, in acciaio. Poi 4 moschettoni per agganciare i manici alla nostra borsa e possiamo aggiungere anche una tracolla. Io ho preso quella da 1,15 m con i moschettoni già inseriti, però come per chi mi segue sa che io preferisco comunque sempre in questo tipo di borse aggiungere sempre il moschettone perché così la borsa sarà anche più salda. Come uncinetto utilizzerò per tutta la lavorazione il 3,5 che così mi darà anche nelle piastrelle che dobbiamo realizzare saranno un po' più compatte e più solide. A questo punto possiamo iniziare la lavorazione. Vi spiego adesso la lavorazione delle mattonelline che andranno a comporre la nostra borsa. Infatti questa borsa è formata da 15 piastrelle realizzate ovviamente all'uncinetto. Io ne ho già preparata qualcuna e ho giocato un po' sui colori. Chiaramente voi in base anche alla disponibilità del cordino che avete potete decidere di farle monocolore, magari una blu, una verde, una bordeaux. Io invece ho creato questa tipologia di disegno, anche perché così si noterà meglio appunto la lavorazione. Per ogni piastrella ne ho realizzate 5, per cui 5 di questa tonalità e altrettanto delle altre due. In totale saranno 15. Adesso vi illustro, io parto da quella che ha l'interno blu, ma non ha importanza perché la lavorazione sarà uguale per tutte, ci saranno soltanto i cambi colore nel momento in cui insomma, a ogni giro. Si inizia con 6 catenelle, 3, 4, 5 e 6, chiuse in tondo con un punto bassissimo sulla prima catenella lavorata e iniziamo con realizzare dei punti alti. Ci saranno 4 gruppi di punti alti separati da 2 catenelle. La prima di ogni giro verrà sostituita da 3 catenelle ed eccole, e poi continuiamo con la seconda sempre all'interno del cerchietto che si è venuto a formare, quindi siamo arrivati a 2, 3, 4. Come vedete io la codina insomma del cotone che ci sta qui, io la vado man mano chiudendo così non si rischia l'apertura dell'anelletto. Dopo aver fatto il mio gruppo di 4, vado a realizzare 2 catenelle di separazione e poi nuovamente, sempre all'interno del cerchio, andrò a fare il secondo gruppo di punti alti. Quindi 1, 2,
3 e 4. Sempre io continuo a tenere questo filo qui inserito. Secondo gruppo finito, altre 2 catenelle di separazione. Adesso vado col terzo gruppo di punti alti. 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione e vado a fare l'ultimo gruppo. 1, 2, 3 e 4. Faccio anche qui 2 catenelle di separazione e se noi non dovessimo cambiare giro basterebbe chiudere. Vedete, ho fatto il primo punto alto è fatto di 3 catenelle, sulla terza basterebbe andare a chiudere col punto bassissimo. Io invece a questo punto prendo il secondo colore, qualunque esso sia, vado a fare un cappietto, riprendo il lavoro, mi inserisco nella terza catenella e vado a chiudere con un punto bassissimo col nuovo colore. Ed ecco qua. Il secondo giro, aspettate che sistemo bene la codina, il secondo giro, vedete dove mi trovo? In questo punto, poi questi fili li andiamo a chiudere per bene, man mano li possiamo anche tagliare per venirci anche più agevoli il lavoro. E allora, a questo punto dobbiamo fare un punto alto, che poi sarebbe l'ultimo, e poi una catenella di separazione per passare da questa parte, per cui a questo punto io vado a fare 4 catenelle e poi vado nelle 2 catenelle di separazione che ci separano i gruppi e vado a fare 4 punti alti qui dentro. Quindi 1, 2, 3 e 4. Qui all'interno sempre devo fare 2 catenelle di separazione e ripetere sempre qui all'interno altre 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. A questo punto, come abbiamo fatto all'inizio, faccio una sola catenella per passare poi a ripetere lo stesso motivo che ho fatto qui, per cui catenella e ricomincio facendo un gruppo di 4 maglie alte, 3 e 4, 2 catenelle di separazione e ripeto un altro gruppo di 4 sempre all'interno delle 2 catenelle di separazione che abbiamo fatto nel primo giro. Manca l'ultima ed ecco, ho quasi terminato l'ultimo gruppo, volevo farvelo vedere che dobbiamo fare, perché dobbiamo fare solamente 3 maglie alte perché l'ultima è già stata fatta all'inizio, per cui anziché dovremmo andare a chiudere, praticamente lasciare la catenella di separazione e andare sulla terza. Noi cosa facciamo? Facciamo la stessa cosa, prendiamo il verde e rifacciamo il cambio colore, per cui punto sulla terza catenella, prendo il colore verde e chiudo con un punto bassissimo. Faccio una catenella, mi aggancio per bene con un punto bassissimo
e vado a fare in questo spazio il mio gruppo di 4 maglie alte, per cui 1, 2, 3 e continuiamo. Terza, ovviamente la prima maglia alta sostituita sempre da 3 catenelle. Ecco il nostro primo gruppo. A questo punto come separazione facciamo una sola catenella e andiamo a ripetere nello spazio di 2 catenelle 2 gruppi di 4 separati da 2 catenelle anche loro, per cui 2 punti alti, 3, 4, mi tiro un po' di filo, 2 catenelle e nuovamente un gruppo di 4. Come mattonelle ci possiamo sbizzarrire anche creando altri decori, ce ne sono tantissimi in giro, per cui basta un po' far vagare la nostra fantasia per poter veramente fare dei lavori incredibili. A questo punto la completiamo e ci vediamo alla fine per fare il giro di rifinitura. Mi sono già agganciata con di nuovo il colore blu che contornerà tutte le nostre mattonelle, anche in quella dove l'ultimo giro è blu. Io comunque per far prevalere un colore l'ho ricontornata appunto di blu, vedete? Un'altra cosa, poi i fili, come vedete, li ho nascosti tutti quanti all'interno, così anche se questa è la parte interna, insomma, è più carina in questa maniera. Per cui adesso in tutti i punti disponibili andiamo a fare il giro di rifinitura, quindi punti bassi. In questi punti ne facciamo solamente uno all'interno e poi uno su ogni punto disponibile. L'unica differenza è che dove ci sono 2 catenelle, quindi nei 4 angoli, andremo a fare 3 punti bassi, così gli diamo proprio la forma quadrata. Per cui 1, 2, 3 e si prosegue. Per cui a questo punto arriviamo fino a qui, chiudiamo con asola di chiusura e la mattonellina è pronta. Ultimate tutte le 15 piastrelle, vi spiego cosa ho fatto. In questo momento ancora non sono cucite, gli ho dato questa forma, non so se riuscite a vederla, eccola qui, se la vediamo in questa maniera è una sorta di fiore, perché alla fine quando andremo, e adesso vi mostro come, a cucire tutte le piastrelle fra di loro, l'effetto finale dovrà essere più o meno questo. Chiaramente non si vedranno questi fori perché poi nel momento in cui andiamo a cucire si restringeranno, per cui io adesso vi mostro, mi sono già agganciata da una parte e la mia intenzione è quella di andare a cucire prima da un senso e poi andare a incrociare dall'altra parte. Il tipo di cucitura, io qui già ho il tipo di cucitura che andremo a creare. Io mi sono agganciata qui all'angolo, bene o male ho posizionato le mattonelle, poi man mano questa sorta di legaccio che ho creato per tenerle unite, poi lo andiamo spostando. Allora, anziché andare a prendere tutte e due le asole, io andrò a prendere quella interna e la corrispondente che sta esattamente di fronte, per cui io vado nell'angolo, ne prendo quindi, vedete, solo una parte e poi vado in quella accanto, vado a trovare esattamente quella che sta di fronte e ne prendo esattamente la metà, quindi la parte più interna, e stringo per bene. Faccio la stessa cosa nei punti successivi, vado in quello accanto, quindi vedete, solitamente lo prendiamo anche in questa maniera tutto completo il punto, prendiamo solo la parte interna e quello corrispondente, tiriamo per bene
andiamo in quello accanto e facciamo la stessa cosa. I punti sono esattamente identici in tutte le mattonelle, quindi ci verrà anche più facile perché non abbiamo dove andarci a ricercare punti e quant'altro. Poi chiaramente vi farò vedere, non appena abbiamo completato tutte le cuciture tra di loro, come fare poi tutti i vari bordi per poi assemblarla ulteriormente. È un lavoro abbastanza lungo di questa borsa, ma il risultato è veramente molto carino, per cui si va accanto e si fa lo stesso discorso che abbiamo fatto, e questo è quello che ne verrà fuori. Per cui ci rivediamo non appena siamo riusciti a completare, per cui ricordiamoci di andare prima in un senso e poi andiamo a cucire tutto il resto, per cui a fine lavoro ci rivediamo per vedere come procedere. Completato tutte le cuciture, vedete si sono chiusi tutti i fori, è una sorta di spessore che si è creato, che darà anche più solidità alla borsa. Dopo aver unito tutte le piastrelline, io ho creato un giro al solito, ho effettuato un ulteriore giro lungo tutto il perimetro della borsa. A questo punto, quindi fatto tutte le cuciture e sistemato anche sul retro, nascondendo tutti i fili, la borsa va ripiegata in questa maniera. Io già mi sono agganciata per farvi vedere come effettuare le cuciture. Come cuciture ci orientiamo esattamente come abbiamo fatto in questa, per cui prendendo le asoline interne. Io ho deciso di chiuderla fino a qui e di lasciare questa parte aperta per consentire insomma l'accesso quando noi apriamo la nostra borsa. Per cui io ho tagliato un bel po' di filo e a questo punto io mi sono agganciata qui e praticamente, aspettate che ve lo faccio vedere dall'inizio. Allora, una volta che mi sono agganciata qui, praticamente prendo il punto centrale, in questo punto qui, prendo l'asola, prendo esattamente quella che sta di fronte, sempre prendendo soltanto le asoline interne, vedete? E al solito facciamo la stessa cucitura che abbiamo realizzato per fare questa. Ne facciamo qualche punto, ma già vi ho mostrato prima esattamente come deve avvenire. Tiriamo per bene e continuiamo. Facciamo un altro punto e poi vi lascio proseguire da sole. Ecco fatto, così praticamente è come se questa trama continuasse anche sul bordo. Per cui ci rivediamo non appena abbiamo terminato praticamente tutta la borsa, arriviamo fino a qui e ci rivediamo per vedere la borsa completa. Ed ecco la borsa completa. Ho inserito i manici, i moschettoni, ho messo dentro un po' di stoffa per dare spessore. Poi volendo questa borsa potrebbe anche essere foderata, insomma poi i gusti, ognuno poi rifinirà la borsa come meglio crede. Si possono anche creare e cucire delle calamite qui, anche se a me l'idea della borsa che si apre in questa maniera mi piace molto. Ho inserito la tracolla, le cuciture sono state fatte ed eccola pronta. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Se avete dei dubbi sulla realizzazione della borsa, mi raccomando, fatemelo sapere e vi risponderò. Condividete il tutorial con le vostre amiche e ci vediamo alla mia prossima creazione.